1733, Opera di Parigi. Si era appena conclusa la prima di una nuova opera, Hippolyte et Aricie. Tutti erano scandalizzati. Il pubblico aveva iniziato a fischiare e a lamentarsi. Già nel primo atto si scatenava una terribile tempesta. La musica la rappresentava con note ribattute, con uno stile violento e rabbioso. Troppe note, troppo intense. Chi aveva scritto quella musica terribile? Chi era? Da dove veniva? Da dietro le quinte, Jean-Philippe Rameau osservava la scena. La sua prima opera era stata un disastro. Rameau era nato nel 1683, 2 anni prima di Bach e Handel. Aveva lavorato come organista e clavicembalista in tutta la provincia francese, senza mai ottenere grande successo. A 50 anni il compositore era ancora uno sconosciuto, ma aveva grandi ambizioni e finalmente si era recato a Parigi con l'idea di diventare un grande compositore d'opera. La prima opera di Rameau, Hippolyte et Aricie, era molto lontana dal gusto francese. Alcune parti dovettero essere cambiate perché i cantanti e gli strumentisti non riuscivano a eseguirle. Per esempio, nel trio del secondo atto, il trio delle parche. Teseo è all'inferno e Plutone invoca le parche affinché gli predicano il futuro. La musica si fa rabbiosa e violenta, con un ritmo marziale e puntato. Il violino intona questi furiosi passaggi ascendenti che danno l'idea di qualcosa di terribile che emerge dal basso, dall'abisso dell'Ade. Compaiono le 3 parche e sulle parole tremate di paura le parche intonano un passaggio cromatico in cui le note scivolano verso il basso attraverso tutti i gradi estranei della tonalità. Un passaggio atto a esprimere terrore, orrore. Le voci attraversano 5 tonalità diverse, intonando lunghe scale cromatiche discendenti. Sembra un passaggio di Carlo Gesualdo. La musica in questo modo esprime un crescente senso di rabbia e di amarezza. La forza espressiva di questi passaggi divise il pubblico parigino tra lullisti e ramisti. I primi difendevano la tradizione dell'opera francese e disprezzavano le nuove arditezze armoniche di Rameau. Il compositore André Camprat scrisse: «In quest'opera c'è abbastanza musica per scriverne 10. Ecco un uomo che ci eclisserà tutti». Se ti piace il mio progetto, ti ricordo di iscriverti al canale. Ti ricordo anche di recuperare tutti i video precedenti delle mie varie rubriche che trovi sulla home del canale. Inoltre, puoi supportare il progetto mettendo mi piace, lasciando un commento o anche abbonandoti al canale o facendo una donazione. Rameau aveva fatto parlare di lui con la sua prima opera. Aveva sconvolto tutti con la sua originalità, ma non si sarebbe fermato. Avrebbe continuato a comporre lavori sempre più originali,
ridefinendo i canoni della musica francese. C'era un altro genere molto popolare a Parigi, il balletto, l'opéra ballet. Nel 1735 Rameau compose Les Indes Galantes, un balletto che rappresentava paesi esotici e lontani, un'isola turca nel mare Indiano, la Persia o la terra degli Inca. Il quarto atto è ambientato tra gli indiani d'America e contiene la famosa aria dei selvaggi. La struttura è quella di un rondò, un tema ritornello si alterna a materiali musicali sempre diversi, ma la ritmica di questo rondò è martellante, sembra di risentire un tamburo indiano. Il compositore, infatti, si era lasciato ispirare dalla musica dei nativi americani. Molti anni prima Rameau aveva assistito allo spettacolo di due irochesi provenienti dalla Louisiana che si erano esibiti in danze tradizionali proprio per il pubblico parigino. Compaiono i due solisti. Notate la raffinatezza retorica di Rameau, che pone la parola jamais, giammai, in alto, enunciata da entrambi i solisti. Questo la connota di un senso di estrema decisione. Ai solisti si alterna il coro dei selvaggi, con un effetto molto suggestivo. Notate quella piccola cadenza d'inganno. La dominante scende sul quarto grado e allenta la tensione musicale proprio sull'invocazione al cielo, e questo la rende così espressiva. Nel 1737 la scalata al successo di Rameau procede con una nuova opera, Castore e Polluce. L'opera si apre con un funerale spartano, con il famoso lamento di Telaira che piange la morte del suo amato Castore. Il brano appartiene al genere barocco del lamento, caratterizzato dal classico basso discendente, che lungo la storia della musica è sempre associato alla tristezza. L'atmosfera di quest'aria è tutta attraversata da questi soavi arpeggi ascendenti, che richiamano l'idea della morte, della dipartita, di qualcosa che si stacca da terra e sale lentamente verso l'alto. Il basso scende su do minore e proprio sull'accordo minore ascoltiamo la parola non, slanciarsi in alto, l'estremo rimpianto di Telaira. Il no viene ripetuto ancora per 2 volte, sempre più in alto. In maniera ancora più disperata. Notate come la melodia in questo passaggio salga in alto, ma poi sulla parola perdu, proprio prima di risolvere, scenda improvvisamente in basso di una quinta su un accordo minore. Questo dimesso spezzarsi della linea rende benissimo l'idea di qualcosa che si perde, di una vita che si spezza improvvisamente.
Rameau continuò la sua carriera scrivendo anche un'opera all'anno. I contemporanei continuavano a far piovere critiche sul suo lavoro. Lo schieramento dei ramisti veniva apostrofato ramoneur in francese, ossia spazzacamini. Pensate che la prima attestazione del termine barocco in relazione alla musica si ricava proprio da una recensione negativa dell'Hippolyte Aricie, in cui barocco viene inteso in un senso dispregiativo. E perfino Rousseau in una lettera definirà il compositore distillatore di accordi barocchi, dei quali così tanti idioti sono innamorati. Le Boréades sarà l'ultima opera scritta dal compositore. Rameau iniziò le prove, ma morirà nel 1764 prima di vederla rappresentata. Nell'atto quarto dell'opera, la musa Polimnia scende dal cielo. Rameau la rappresenta con lunghe scale discendenti che attraversano tutto il brano. Notate la dolcezza della voce superiore, suonata insieme da violini e flauti. Questa presenza del flauto la rende ancora più dolce. Ad ogni discesa violini e flauti creano con i fagotti delle dolorose dissonanze. C'è un continuo gioco di tensione e risoluzione che rende queste linee discendenti simili a una dolorosa invocazione. Notate come le voci riprendano piccoli elementi della voce superiore e li alternino, dialogando tra loro. È un brano meraviglioso che sancisce l'opera di uno dei più grandi compositori europei. Siamo alla fine del barocco, Rameau ha 80 anni e questo brano sembra fuori dal tempo. Ci sarebbe molto altro da dire su Rameau e in futuro mi piacerebbe parlare anche della sua meravigliosa musica per clavicembalo. Per ora mi fermo qui. Ringrazio tutti gli abbonati del canale e vi saluto. Alla prossima!